Ciao e bentornato. Chi mi segue sui miei canali social, Instagram e Facebook avrà sicuramente notato qualche anteprima del progetto di questa settimana. Vedrà come protagonista anche questa volta il traforo oscillante e ricalcherà a grandi linee il progetto della lampada relax. Casomai ti sei perso il video, te lo posto in alto, ti posto il link in alto tra le schede. Prima di iniziare il video, le solite raccomandazioni del caso: se ti va commenta, condividi, ma soprattutto iscriviti, in quanto è gratuito, non ti costa niente, ma per me vuol dire tanto. Detto questo, iniziamo con il lavoro e vediamo nel dettaglio come andare a utilizzare una superficie abbastanza grande utilizzando il pianetto di questo traforo, che ha proprio la particolarità di avere delle arie sensibili proprio per favorire questi tipi di lavoro. Nel caso in cui ti sei perso la recensione di questo traforo, ti metto anche stavolta il link tra le schede. La particolarità di questo traforo è proprio che ha la facoltà di poter estendere il pianetto, estendere la superficie di lavoro, allungando appunto queste ali. Questo consente quindi di ampliare la superficie di appoggio, andando quindi a lavorare con una maggiore comodità e una maggiore precisione. E come possiamo vedere dalle immagini, la prima parte del progetto è finita, praticamente la parte un po' più impegnativa, dove bisognava praticamente andare a montare e smontare la lama e tensionarla ogni volta che bisognava incidere una figura. Volendo prendere un po', volendo fare una battuta e volendoci ridere su, mi è venuto in mente la scena di un famoso film, per chi della mia generazione se lo ricorderà sicuramente, The Karate Kid. La famosa scena in questione era: metti la cera, togli la cera, arigato Miyagi Sensei. Detto questo, la fase successiva sarà quello di levigare con la levigatrice della Black & Decker il piano superiore e il piano inferiore, andando a rimuovere bavature che sono state prodotte dalla lama del traforo. E la fase successiva sarà quella di andare a levigare con le lime da legno le parti interne del traforo, in modo da smussare e andare ad attenuare alcune imperfezioni prodotte dalla lama stessa. Per arrotondare la cornice in listellare di abete ho utilizzato questo tipo di fresa con gambo da 6,35 mm, è una fresa cinese, quindi diciamo è una fresa abbastanza economica, e sul listellare di abete sono riuscito a ottenere questo tipo di risultato. Non so se si riesce a vedere. Come ben sappiamo, il listellare d'abete è un legno che tende a scheggiarsi in maniera molto facile. Adesso con la levigatrice andrò a smussare alcune imperfezioni e con l'aiuto di alcune strisce di carta abrasiva andrò a smussare quegli angoli che la levigatrice non può raggiungere.
Bello, vero? Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto con questo progetto e siamo giunti alla fine del progetto di questa settimana. Le solite raccomandazioni del caso: se ti va commenta, condividi, ma soprattutto iscrivi, spunta la campanellina sulla voce tutte in modo da ricevere gli aggiornamenti per le prossime video recensioni e o progetti che comunque ti ricordo sono programmati per ogni venerdì alle ore 21. A questo punto non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, rinviarti alla settimana prossima e augurarti un buon fine settimana. Ciao!